Da quando ho iniziato ad implementare tutti i dispositivi all'interno di Home Center 2 di Fibaro, quindi delle varie wall plug, delle varie telecamere, in molti mi hanno chiesto di vedere effettivamente quello che ho all'interno di questo hub della Fibaro e come ho integrato tutto quanto attraverso le scene. Ne parliamo quindi subito dopo la sigla! Ciao ragazzi e bentornati a un nuovo video targato Mr. Apple. Prima di iniziare con l'argomento di oggi vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun video. In queste ultime settimane vi ho portato tantissimi prodotti della Fibaro, sia in termini di recensione che in termini di integrazione all'interno di Home Center 2. Ma all'interno della rubrica di Z-Wave vi ho anche mostrato come poter integrare prodotti non della Fibaro stessa. Parliamo ad esempio delle Philips Hue, parliamo ad esempio delle Nanolef o della stazione meteo di Netatmo. Visto che molti mi hanno chiesto di vedere effettivamente quello che ho all'interno del mio Home Center 2 allo stato attuale, ho deciso di mostrarvi all'interno di questo video quello che ho integrato in termini di dispositivi e quali sono le scene principali che utilizzo all'interno dello stesso. Vediamo quindi velocemente tutti questi dispositivi e le varie scene, poi torniamo qui per fare delle considerazioni generali. Vediamo quindi quello che è presente all'interno del mio Home Center 2 allo stato attuale, sia per quel che riguarda i dispositivi che per quel che riguarda ovviamente le varie scene. Già qui all'interno della tua casa potete vedere alcuni di questi dispositivi, alcune di queste scene. Ma vediamo ovviamente nel dettaglio. Passiamo prima a vedere ovviamente i dispositivi. Ecco qui, questi sono i dispositivi, alcuni ovviamente sono della Fibaro stessa e quindi hanno un loro template, altri invece sono creati tramite dei virtual device. Sono divisi ovviamente per stanze, quindi all'interno di ogni singola stanza andiamo a trovare le varie Philips Hue. Come potete vedere c'è l'entrata, c'è quella per la cucina, quella per il mondo diciamo esterno, quindi per il balcone. All'interno della cucina poi troveremo anche altri dispositivi di sicurezza, ma vediamo stanza per stanza quello che è presente e cerchiamo di capire cosa fanno ogni singolo dispositivo. Come abbiamo detto, le Philips Hue, ne parlerò adesso, non ne parlerò per le altre stanze, identificate ovviamente con la loro icona, ma vengono ovviamente utilizzati per controllare l'accensione o spegnimento delle luci stesso. Come già detto in altri video, che vi lascio qui in alto il link stesso, io utilizzo un virtual device di Sankotronic, quindi non il plugin ufficiale. Sempre da Sankotronic abbiamo qui Home Status, Sunrise Set e l'Home Timers, che sono ovviamente dei virtual device che vanno a gestire la configurazione della mia casa, se sono ad esempio in casa, se sto dormendo o altro. Ne apriamo uno velocemente ed ecco qui ad esempio per l'Home Status tutta la possibilità di andare anche a modificare le singole voci, quindi se sono sveglio, se sono addormentato, se sono in casa o meno, ovviamente la situazione anche per quel che riguarda l'house alarm, quindi se è armato o disarmato. Ovviamente tutto questo deve lavorare tramite delle variabili, per cui devono esserci delle scene che andranno a lavorare leggendo queste variabili stesse. Sunrise e Sunset serve per andare a controllare ovviamente l'alba e il tramonto e andare sempre tramite variabili a modificare alcune icone o comunque alcuni stati dei vari dispositivi. Andremo comunque a vedere poi queste le scene cosa vanno a fare. E Home Timers ovviamente per andare a schedulare delle attività. Poi all'interno ovviamente della stanza di disimpegno, che poi sarebbe quella che è collegata all'entrata, abbiamo il sensore di movimento con tutti i suoi device associati, quindi temperatura, luminosità e quant'altro. Per quello che riguarda il movimento ovviamente viene attivato tramite l'allarme, c'è una scena che permette anche l'accensione e lo spegnimento della luce stessa. Passando in cucina, ovviamente altri dispositivi, sempre la luce. Qui abbiamo anche il Food Sensor, lo Smack Sensor che abbiamo già visto, con ovviamente i suoi sensori aggiuntivi, quindi quelli della temperatura e della temperatura alta. Poi abbiamo il sensore alla finestra con un'icona diversa rispetto a quella che è standard aggiunta dal sottoscritto, e poi altre due icone, come potete vedere, che sono del forno e della lavastoviglie, che sono le due wall plug che vanno a comandare l'accensione e lo spegnimento della lavastoviglie stessa e del forno stesso, a cui poi sono associate delle scene per il controllo dello spegnimento in automatico della wall plug, ma anche collegata allo smoke sensor e al food sensor per andare a staccare tutte le prese. Abbiamo poi in aggiunta ovviamente il kitchen e il cam kitchen, che non sono altro che il cam kitchen, ovviamente il flusso video
della nostra telecamera, che troveremo anche nelle altre stanze, quindi poi dopo non andrò a dilungarmi. E ovviamente per quanto riguarda l'altra sezione, quella chiamata semplicemente kitchen, è un virtual device di cui ho già parlato e che vi lascio il link sempre qui in alto, che servirà per andare a armare, disarmare la telecamera ed effettuare un restart. In sala da pranzo, in aggiunta rispetto a tutte le altre, comunque che non sono presenti nelle altre stanze, abbiamo quello che trovate chiamato gatto, che non sono altro che i pannelli Aurora della Nanolef, chiamate così perché hanno la forma fatto una forma di un gatto, comandate anch'esse tramite un virtual device. Abbiamo la stazione meteo della Netatmo, questa anch'essa comandata tramite un virtual device di Zoran, e l'Holiday Lights, che è praticamente un virtual device che controlla la data del sistema e che va ad accendere automaticamente le luci natalizie nel periodo natalizio, che va dal 27 novembre al 7 di gennaio, anche in questo caso ovviamente di Zoran. Poi troviamo il pannello dello swipe di cui ho fatto la recensione a inizio settimana, di cui vi lascio in alto il link. Serve appunto per andare a controllare e comunque il dispositivo associato dello swipe stesso. Nella stanza soggiorno troviamo la RGB controller, che permette di controllare appunto una striscia LED, e nella riga sottostante invece andiamo a vedere quelli che sono i virtual device per il controllo della TV, della soundbar e del mio SkyQ. Tutto questo perché poi dopo sono collegati all'interno di una scena. Camera da letto non ha nulla in più rispetto a quello che sono le altre stanze, se non ovviamente per le lucine, ma anch'essa è una wall plug di cui vi abbiamo già parlato, e c'è un modulo della Netatmo aggiuntiva che serve appunto per andare ad elevare la qualità dell'aria all'interno della stanza da letto. Qui è presente ovviamente un sensore finestra di cui vi abbiamo parlato e una striscia LED sempre della U. Per quanto riguarda invece la situazione della toilette, dentro tutte le altre stanze, aggiuntivo un modulo del sensore di movimento che mi permette anche qui, come per la stanza di disimpegno, di andare a accendere e spegnere automaticamente la luce. Nell'esterno ugualmente abbiamo tutto quello che abbiamo già visto, quindi una cam, un modulo esterno della Netatmo e delle U, ma in più abbiamo quello che è il tubo esterno. In questo caso non è una wall plug, ma un single switch che ho collegato all'esterno appunto per poter andare ad accendere automaticamente questo tubo. Nella sezione invece del piano rialzato e principalmente nel mio ufficio abbiamo ovviamente la luce, abbiamo un son off che va ad accendere le luci con cui normalmente registro e attiva anche altre prese, un impianto d'allarme e il modulo principale dell'RGB controller di cui abbiamo visto già nella sala da pranzo. Nella sezione comune, come l'ho definita io, trovano invece spazio ovviamente i keyfob e quindi i telecomandi della Fibaro, e ovviamente un virtual device che va a controllare lo stato delle batterie di tutti i miei dispositivi. Per quello che riguarda Weather Provider, è un provider meteo aggiuntivo rispetto a quello di default, perché è collegato al weather state di un virtual device lasciato sempre da Zoran. Icon Finder lo abbiamo già visto, o meglio l'Icon Preview come viene chiamato da Zoran, che serve appunto per andare a trovare i vari ID delle nostre icone. Passiamo a questo punto quindi a vedere velocemente le varie scene. La scena uscito e rientro ovviamente serve per quando esco e rientro da casa, che mi vado ad accendere e spegnere le varie luci, impostare l'allarme e quanto altro. La scena check breached invece serve per andare a controllare lo stato dei sensori, se questi vengono violati, e far scattare ovviamente l'allarme. La main scene FTBA, di cui comunque vedremo successivamente, è quella che mi permette di controllare il sunrise e il sunset piuttosto che l'home status e quant'altro. Il VSL che trovate all'interno del disimpegno, che è presente anche all'interno della stanza toilette, è quella che permette di andare a controllare ovviamente il sensore di movimento e far accendere in base all'ora, se sono sveglio o meno, la luce, di cui comunque abbiamo già parlato, di cui vi lascio il link sempre qui in alto. Nella stanza kitchen trovano posto ovviamente le varie scene di cui abbiamo comunque anche in questo caso visto il food sensor, lo smoke sensor, quindi in caso di allarme che va a spegnere le prese e quanto altro. E per quanto riguarda invece lavastoviglie e forno è un altro tipo di scena che va a controllare il consumo energetico della wall plug stessa. Per entrambe sono previsti degli avvisi
in caso di partenza sia della lavastoviglie che del forno, che quando va a staccare la presa stessa, e lavora tutto ovviamente sui watt che vengono consumati dagli apparati. Nella sala da pranzo trovano posto la stazione meteo, che è la scena che serve per alimentare ovviamente la stazione meteo, la sirena on, che è un test che utilizzo io, e poi dopo le varie scene che vanno a comandare i momenti dello swipe. Come ho detto nella recensione, ho preferito fare scene separate. Nella stanza soggiorno trovano posto 2 scene, la TV e in casa. In casa una scena particolare che serve solo per attivare le telecamere quando anche noi siamo in casa, mentre la scena TV serve appunto per andare a creare l'ambientazione necessaria quando guardo la TV e accendere e spegnere i dispositivi collegati, quindi TV, soundbar e quant'altro. Nella camera da letto trovano posto invece una scena notte, che è quella che utilizzo quando vado, diciamo, a dormire ovviamente, e poi la Netatmo Wacom, che è la scena che mi permette di andare ad attivare e disattivare il flusso video della telecamera della Netatmo quando esco e rientro dalla mia abitazione. Come detto, in toilette c'è la stessa scena che ho in disimpegno, mentre quello che riguarda l'illuminazione è una mia scena personale che serve per accendere il tubo soltanto in determinate condizioni. Nella sezione comune troviamo poi le 2 scene che servono per i 2 keyfob, quindi per andare ad attivare altre scene. Weather Provider, la scena che va a alimentare quello che abbiamo visto prima, il Weather State e Weather Forecast, e poi sono 3 scene mie personali, nel senso cambio icone, che mi serve per andare a cambiare le icone in base alle variabili che vado a settare e quindi a modificare le icone sia dei dispositivi che delle scene. Il cambio variabili e command invece sono semplicemente 2 scene che utilizzo io quando vado a scrivere il mio codice Lua, quindi il cambio delle variabili, vado a provare il cambio delle variabili se hanno l'effetto che mi aspetto dalle scene che sono poi alimentate da questo cambio variabile, mentre il command sono semplicemente ovviamente una Lua scene in cui vado a inserire il codice e poi dopo andrò ad implementare per le mie scene piuttosto che per i miei virtual device. E questo era il mio home center, ma a questo punto torniamo comunque al nostro discorso generale. Ed ecco qui, avete visto quindi tutti i miei dispositivi sia Fibaro originali che non, quindi parliamo per esempio di una Sirena Z-Wave, ad esempio parliamo delle Foscam, piuttosto che della stazione meteo di Netatmo e anche della sua telecamera di videosorveglianza. Avete avuto modo anche di vedere le scene sono ovviamente la parte più importante del nostro Home Center 2, perché attraverso di esse potremo andare a far scattare determinati eventi anche in maniera automatica, come può essere ad esempio l'accensione delle luci di notte, come può essere ad esempio le accensioni delle luci quando passiamo davanti a un sensore di movimento, ma anche per far scattare un allarme stesso se passiamo davanti a questo sensore. Le scene che avete visto ovviamente molte sono prese da Zoran, di cui vi ho portato tantissime scene virtual device da lui sviluppate, ma molte sono anche mie. Una delle scene che maggiormente uso è sicuramente quella di uscita e di rientro. Sono le 2 scene principali perché ovviamente le vado ad attivare ogni volta che esco e rientro di casa. Sono scene che non si attivano automaticamente, ma ovviamente in maniera manuale, perché sono io a comandarle. Le comando sia attraverso l'applicazione ufficiale che attraverso il telecomando, quindi il keyfob di Fibaro stesso. La scena uscita ovviamente non fa altro che spengere tutte le luci all'interno della mia abitazione, tutte le prese, e ovviamente va anche ad armare sia le telecamere che i sensori di movimento e delle finestre. Per contro, la scena rientro ovviamente va a accendere eventualmente le luci che mi occorrono e a disattivare ovviamente l'impianto di allarme. Un'altra scena che utilizzo molto e che avete visto è la scena TV. Questa scena è quella che io vado normalmente ad utilizzare quando decido di andare a vedere la televisione. È previsto un ciclo di if e then con delle variabili true o false, e ovviamente in base alle 2 condizioni va a fare determinati comportamenti. Nello specifico, ovviamente, se la variabile è a false, quindi non sto vedendo la TV, vuol dire che la sto accendendo. A questo punto
va a impostare ovviamente la variabile true, va ad accendere la televisione, va ad accendere la soundbar e Sky e a spengere tutte le luci che sono in questo momento accese all'interno della mia abitazione e va ad accendere semplicemente due luci che sono una luce della U che io definisco palla ma che comunque non lo è ovviamente, che è dietro la televisione, e la striscia LED che è controllata dall'RGB controller di cui abbiamo visto il dispositivo sull'home center stesso. Al contrario, ovviamente, se quando ho deciso di finire di vedere la televisione e voglio andare normalmente a letto, perché di solito la uso la sera, non fa altro che spengere tutti i dispositivi multimediali, quindi TV, quindi soundbar e Sky, e mi va ad accendere quelle che sono le luci che mi occorrono maggiormente. Ovviamente tutte queste scene, alcune viaggiano in automatico, come per esempio la Jack Bridged, perché ovviamente quella va a controllare gli stati dei sensori se sono armati e violati. Se uno di questi sensori è armato ed è anche violato, ovviamente vuol dire che l'allarme deve scattare, quindi devono scaturire determinati eventi, e in base a questo ovviamente ho deciso di far partire mail o quanto altro. Mentre per quanto riguarda la scena in casa di cui ho sorvolato nel video, serve semplicemente per attivare e disattivare le telecamere in una determinata condizione. Tutte le altre sono normalmente a ciclo automatico, quindi quella del food sensor, quella dello smoke sensor o anche quella del forno e della lavastoviglie, perché comunque vanno a controllare la reazione di determinati dispositivi. Questo era il mio Home Center 2 allo stato attuale. Ovviamente lo sto ancora implementando, lo sto ancora aumentando, perché comunque devo andare a inserire altri single switch, devo andare a inserire anche dei double switch di cui vi porterò la recensione anche di essi, e dovrò andare anche a inserire un altro suon off molto probabilmente. Quindi comunque il mio sistema di Z-Wave è in costante evoluzione. Questo è quello che ho allo stato attuale dopo circa 7 mesi di utilizzo dello stesso, e di cui comunque mi trovo veramente molto molto bene. A questo punto non mi resta che salutarvi e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao ragazzi!